Buongiorno, grazie. Entro subito nell'argomento, ai ringraziamenti poi farò riferimento alla fine. Ed entro subito nell'argomento con delle immagini. Voi tanto leggerete quali sono i temi che tratterò oggi. Analisi dei sismi, in atto e del passato e alcune considerazioni al riguardo. Io spero di suscitare in voi delle curiosità. Quando faccio i miei seminari dico sempre spero di suscitare dei dubbi, perché i dubbi sono sinonimo di evoluzione, le certezze sono sinonimo di staticità, di uno stop al progresso. Ma è vero e poi lo dico anche da ingegnere, siamo veramente troppo certi delle cose che abbiamo assunto e che ci provengono dal passato, dall'analisi della natura, dalla verifica della natura, dalla decodificazione della natura che abbiamo e continuiamo ad interpretare con la meccanica classica, che è quella che voi studiate, che tutti noi studiamo, e che è quella di identificare, modellare la natura con delle sollecitazioni, con vettori, con forze, con fenomeni di flessione, trazione, taglio, compressione e poi composti, tenso-flessione, tenso-compressione, eccetera. Quindi noi decodifichiamo così la natura, ma in realtà la natura non si fa decodificare. Sono contento di essere con voi perché ancora voi contenete la purezza di chi ancora deve fondare le proprie conoscenze e spero di potervi essere utile. Allora, cominciamo nel vedere immagini che non abbiamo visto di questo ultimo terremoto. Tenete presente che questo terremoto dell'Italia centrale del 2016 è un terremoto disfattivo. È un terremoto diverso da quelli che abbiamo visto negli ultimi 20 anni, che erano terremoti che io ho chiamato didattici e che hanno continuato ad alimentare la modellazione, no? Vediamo delle lesioni, le lesioni sono date dallo scuotimento, sì, però l'edificio è fatto di elementi, di aste, di piastre che vengono sollecitate, ribaltate, compresse, eccetera. Ecco, quello che noi vediamo è tutto l'opposto, però noi siamo abituati a dimenticare, a non analizzare le cose che sono avvenute. Un terremoto nasce, non si pensa mai a quello che era stato nel passato. E allora ho fatto una carrellata di immagini anche che vi porteranno lontano dal 1850 e poi un po' di storia e poi entreremo anche nell'argomento della decodificazione dei danni e delle, come dicevo prima anche ai colleghi, delle cicatrici sugli edifici, che so che poi è tema che state affrontando. Ecco, partiamo da immagini che sono queste. Bellissimo questo doppio schermo. A quale guardate? A quello di destra o a quello di sinistra? Io sarei preoccupato, essendo astigmatico, proprio avrei qualche giramento di testa. Comunque focalizzatene uno. Allora, queste sono le immagini di Amatrice il 24 mattina, il terremoto è venuto alle 3:36 di notte. 24 mattina, queste sono le immagini di Amatrice. Un volo e vedete ci sono i vigili del fuoco che stanno dando di sapere. Il terremoto fu un terremoto neanche tanto forte, 6.1, poi parleremo anche di energie, 6.1 della scala momento, che è un po' diversa dalla scala Richter e attualizzata. Però insomma ecco 6.1, si parla sempre di energie, no? Ci avete fatto caso? Terremoto a 7 è chiaro che sia più disfattivo perché l'energia che viene dall'ipocentro, dal punto dove c'è frizione tra le faglie, alla fine poi si esplica in maniera più forte o meno forte sulle strutture. Questo è
Arquata del Tronto. Tenete presente che Amatrice, il centro storico, quello che ho fatto vedere, è assolutamente ormai distrutto totalmente. Questa Arquata del Tronto ormai è assolutamente, anche gli edifici che vedete sono stati demoliti e quindi è un tritato di macerie. Allora io fermerei qui, speriamo che mi si fermi la cosa. Ecco, io fermerei qui. Allora, che cosa vediamo noi da queste immagini? Qui vediamo qualcosa che non è decodificabile. Noi qui vediamo gli elementi originari, l'elemento lapideo, la malta, le orditure, le travi di legno, eccetera, che sono assolutamente prive di identità, cioè sono ritornate ad un'identità originaria. Non c'è un frammento di muratura, di muro, sano, non se ne vede assolutamente nulla, è difficile individuare i sedimi, cioè è come se a un certo punto tutto si fosse disgregato. Ecco, questi temi noi non li usiamo, nella meccanica classica non li usiamo, questo è un ambito nel quale non entriamo mai. Noi vediamo un qualcosa di franato, non vediamo un qualcosa di demolito, ribaltato, compresso, no, franato. Tutti gli elementi si sono perse le identità strutturali, architettoniche, tutto. Ma la cosa particolare è che la frana e la disgregazione è avvenuta verticalmente. Cioè non è venuta per ribaltamento, è venuta verticalmente, tant'è che sono sommersi anche le impronte. Cioè quindi il muro è stato sgretolato ed è andato in parte all'interno dell'edificio e in parte all'esterno. Non è così come si pensa, che venga ribaltata all'esterno e quindi i solai cadono perché perdono l'appoggio, il vincolo, i tetti cadono verticalmente. No, anche quello che vediamo nelle orditure, le vediamo sparse come fosse il gioco dello Shanghai, no? Avete presente lo Shanghai, quello che si gioca con le astine con le punte? Ecco, questo è uguale. È esattamente il caos e non c'è più una forma che possa essere identificata come forma. Dice, ma perché ci dici questo? Ma perché sì, perché in realtà questa è proprio l'immagine dell'imprevedibilità della natura, che però non viene considerata. Allora che cosa facciamo noi? Noi usiamo la meccanica classica, le forze, le cose, eccetera, anche la nostra normativa ne parla, perché poi la usiamo nel nuovo? Sì, funziona? Beh, abbastanza, anche se è sottodimensionata, è sottoqualificata, secondo me, la normativa, e quindi dice, io ci metto delle azioni, questo è un pilastro, il mio pilastro ha 2 vincoli, lavora come fosse una biella, si dice così, e quindi alla fin fine curo bene il vincolo sopra, curo bene il vincolo sotto, e poi alla fin fine qualcosa viene ad essere codificato in questa modellazione. In questo caso no. E allora ti domandi che cosa, come mai poi alla fine, come fai tu a stabilire quale resistenza ha quel muro? Dov'è che poi troviamo un ancoraggio? Nel dire la muratura faceva proprio schifo. La muratura era vecchia, c'è la vetustà, crolla perché è vecchia. Come crolla perché è vecchia? Ma non è vero. Non è così, perché all'inizio poteva essere una muratura povera, lo ammetto, ma cadono anche gli edifici monumentali, cadono tutti. E non diciamoci che l'edificio monumentale poi fosse committente, era buono, che fosse costruito in maniera così vulnerabile. No. Ci sono dei fattori che devono essere considerati, che però non consideriamo mai. Però andiamo avanti. Faccio vedere ancora un po' di immagini perché debbano rimanere e giustificare quello che diciamo. Vedete che i crolli non hanno più giustificazione fisica? Queste sono immagini che non vengono date, no? Faccio vedere qualche altra immagine. Non vengono mostrate queste immagini, ci sono dei motivi per non far vedere quant'è disfattivo il sisma. Ecco, poi insomma senza pensare che è chiaro che non ci si salva da questi crolli. Sono crolli fragili vuol dire istantanei, sono crolli dai quali è difficile evadere.
Ecco, questa è l'immagine. Allora, andiamo a vedere un'altra cosa. Vi faccio vedere un'altra cosa. Vediamo se questa. Questo qui, speriamo che non ci sia l'audio perché ci sono anche parolacce. Allora, questo qui è una unica, giro sempre per il web a vedere immagini, tutta l'immagine vera di un terremoto visto da un sistema di riferimento assoluto esterno. Perché? Perché la telecamera era come dire, molleggiata, no? Era sospesa, e quindi, perché in genere ci sono telecamere all'interno di edifici, fa vedere, tutto trema alla stessa maniera e fa vedere il tremore attraverso la caduta degli oggetti, il ribaltamento dei mobili, eccetera. Ecco, questa invece no. Qui siamo in un sistema di riferimento assoluto che vede il terremoto dall'esterno. Ecco, voi pensate ad una nostra struttura che viene presa alla base, alla fondazione, e comincia a vibrare in questa maniera. Tenete presente che nell'ultimo terremoto di Amatrice le fondamenta si sono spostate, nel momento di Acmè, cioè il momento più alto, si sono spostate di 36 centimetri. Cioè quindi dall'asse 36, no? È tantissimo. Quindi pensiamo al movimento, pensiamo allo scuotimento, non pensiamo più alle azioni, le forze, come fanno. Niente, pensiamo invece al dinamismo, pensiamola in maniera molto più elementare, pensiamo agli impulsi. Che cos'è un impulso? Un'andata e un ritorno dell'accelerazione, accelerazione parte, decelera, quindi decelerazione è meno A, e quindi decelera, nel momento in cui decelera c'è l'inerzia a continuare nello stato di moto e quindi c'è il colpo di frusta, cioè c'è tutta questa alterazione. Ecco, vi faccio vedere ora che cos'è un terremoto. Voi guardate da queste immagini e immaginate, ecco, un edificio che viene afferrato alle sue fondamenta. Ecco, quello che vedete non è il vento, ma è ancora il terremoto, dura 50 secondi. Poi ci sono degli impulsi ad accelerazioni più basse e arriva il momento del grande scuotimento, che è questo. Ecco, dovete pensare più all'aspetto come semplice dell'osservatore, che l'osservatore può, senza avere schemi mentali. E allora prendiamo questo. Amatrice, poniamo una serie di immagini veloci. Amatrice, pensate che questo è il corso di Amatrice giorni prima del terremoto. Il nostro riferimento è questo edificio che era di calcestruzzo armato, che non crollò al primo sisma. Di sismi, attenzione, il terremoto dell'Italia centrale ha avuto 7 sismi, oltre 5, di cui l'ultimo 6,5 è quello di Norcia. 6,5 è enorme. Tenete presente che da 5 a 6, cioè un grado Richter, vale 1000 volte di energia e quindi di alterazione. Nel senso che un terremoto da 5 è 1000 volte minore di un terremoto da 6. E quindi siamo a 6,5, eccetera. E l'altra cosa che dovrei dire che è fondamentale è che finora, pensate, dal 24 di agosto dell'altro anno ci sono state circa 120.000 scosse da 1, 2. Se guardate, se mettete l'app terremoti lo vedete. 120.000, quindi c'è un vibratore che continua a fare ogni 4-5 minuti così, ma non si dice. Tant'è che c'è tutto il processo della ricostruzione, della valutazione del danno, ricostruzione in atto. Poi ce ne sono state circa 120, ma quando dico circa potrebbero essere 115 o 125, perché è difficile, poi ci sarà un resoconto finale.
circa 120 da 3 a 4. Per un terremoto da 4 si sposta la protezione civile e va a vedere cosa è successo. Quindi 120 e poi sono state 7, di cui l'ultimo così. Beh, questo è il primo terremoto della mattina, questa è l'immagine e questa è la stessa inquadratura, la stessa immagine. Questo è il corso, questo è il corso, ecco, questa è la stessa inquadratura. Questa torre è rimasta in piedi perché le frequenze, poi si è detto, di questo terremoto hanno penalizzato gli edifici bassi. Voi vedete che non è molto facile, questo era un tetto di calcestruzzo armato. La cosa bella è che si dice sempre, non voglio fare riferimento a chi lo dice, e quello era un tetto che pesava, sì è vero, ha accentuato, sicuramente è una massa in alto che vibra e che prende, come dire, e influenza e penalizza le strutture sottostanti, però è anche vero che tutto il resto era normale. Cioè, se noi guardiamo questo edificio ci accorgiamo che questo edificio o questo corso aveva edifici non alti, c'erano un paio di capichiave che fanno capire che c'era stato un intervento di consolidamento, forse una lieve spanciatura, una gibbosità, ma poi il resto era un corso di edifici sani. Chi abitava qui dentro credo non pensasse che poi la sua fine sarebbe stata questa, no? Ecco, noi dovremmo vivere un po' più di incertezze proprio per questo motivo. Questo era il corso di Amatrice, Arquata, questa era prima Arquata, paesino che sta sul Tronto, all'interno delle valli sopra Ascoli, e dietro il vettore, questa è dopo. Voi vedete che le nostre certezze vengono meno? Questo è praticamente un plum cake, cioè qualcosa che ha perso totalmente identità. E ancora Arquata, Pescara. Pescara poi ha una serie di concomitanze. Aveva un terreno assolutamente giovane dal punto di vista geologico e quindi qui c'è un fosso di una certa altezza e qui ci sono state 5 distacchi di frana, quindi c'è stata una concomitanza, terremoto e traslazione, e quindi molte di queste case sono cadute, eccetera. Però, come vedete, non c'è più nulla di sano costruito. Accumuli, prima, dopo. Tutta questa, guardate qui, tutta questa prolusione Castelluccio di Noccia, questo è il vettore, qui c'è la faglia originaria, qui in alto, questo è Castelluccio, e come vedete ha lo stesso destino anche Castelluccio. Poi c'è questo argomento dello studio della dislocazione, eccetera, ma la cosa interessante è questa. Questi sono degli spettri, non la voglio far lunga. Che cosa vuol dire? Che indicano qual era l'energia prevista per il nostro ambito. Beh, questo è Amatrice, il rosso è l'energia raggiunta e si vede che ha raggiunto la previsione che era stata fatta di 2475 anni, quindi come tempo di ritorno, lunghissimo. E anche qui, ma qui siamo a Norcia anche forse una volta in più, no? 1,5, quasi 2 volte quella che era prevista dei 2475, quindi la normativa mi fa capire che qualcosa... vi faccio vedere questi, perché questi sono gli accelerogrammi, li vedete sempre in giro, sono dei graffi velocissimi, c'è un asse che è quello del tempo, e poi ci sono le accelerazioni, decelerazioni, meno A più A, eccetera. Ecco, in funzione di che cosa? Dell'accelerazione di gravità, che è la G, quella che noi abbiamo studiato in fisica, 1 che è 9,8 metri secondo quadrato, e quindi ecco, questo è quanto, questa è Amatrice, questa è no. Però vi farò vedere una cosa più bella ancora dopo. Beh, questa è l'immagine di Norcia, voi pensate, dopo il terremoto del 30, di ottobre, 30 fu 6,5 magnitudo,
E voi vedete, questo è fuori, 10 minuti dopo voi pensate, beh, questi sono due crolli, che è quello della Basilica di San Benedetto, della chiesa di San Francesco, eccetera, e il resto voi pensate non sono crolli, sono frizioni, sono polveri che escono fuori dalle frizioni delle murature. E questo ci deve far riflettere ancora, ma se la muratura friziona, vuol dire che all'interno della muratura qualcosa si muove all'interno della muratura, no? E quindi se vediamo una muratura sana, all'interno dietro l'intonaco, come sarà la muratura? Sarà ancora sana come prima? Oppure dopo un sisma da 2 oppure da 4, come dicevo prima, è ancora uguale a prima? Non è uguale a prima. La cosa particolare è che non esistono nelle murature le condizioni di elasticità, esistono in maniera infinitesima, piccolissima. Ogni deformazione è plastica e ogni deformazione rimane nella memoria. Ed ecco che nasce un altro argomento che vorrei trasferirmi, che è la memoria del danno, cioè il concetto di fatica che nella meccanica dell'acciaio e nella meccanica dell'industria viene considerato, nella nostra meccanica non viene considerato. Se noi vogliamo rompere un fil di ferro, noi alterniamo le nostre sollecitazioni, più o meno, sentiamo il calore del fil di ferro che ci trasferisce, vuol dire che la materia, le cellule, si stanno disordinando e poi si rompe. Si rompe come? In maniera fragilissima, tac. Ecco, questa cosa si studia, ma non in maniera matematica, nelle acciai, per esempio negli assi dei treni. Ricordate Viareggio qualche anno fa, ci fu un incidente bruttissimo, si ribaltarono delle cisterne che contenevano dei liquidi infiammabili che si sparsero, prese fuoco tutto e morirono 18 persone. Bene, quello fu causato dalla rottura fragile di un asse di uno dei treni. Si ribaltò e quindi per fatica. Gli alberi motore delle automobili si studiano per fatica, cioè si mettono su un banco, si fanno girare tante volte per poi vedere dopo quanti cicli vengono e si rompono. Ecco, questo nelle murature non viene considerato. La muratura è sempre quella, se c'è una lesione, la lesione è quella che mi dice se è sana o non sana. E poi se io dietro quell'intonaco ho qualcosa che vi farò vedere non più chiaro com'è nella muratura, non ci facciamo. Ecco, questa è la frizione delle murature. Allora, e vorrei far vedere un'altra cosa, ne parlavamo prima con i vostri insegnanti, confronto con i terremoti del passato. Ma come sono stati questi terremoti? Allora, ho fatto una lista, Ischia, Norcia, eccetera, e tutto quello che voi vedete, eccetera. Beh, insomma, questi sono in ragione delle magnitudo, come vedete, 7,2 Messina nel 1908, poi ne parleremo, la Marsica 7 e così via, Ischia nell'81 ebbe 2 terremoti, eccetera. Però questo ho fatto, ma non serve a nulla da questo punto di vista. Invece faccio vedere, per esempio, Norcia ne parlerò fra un attimo, 1859. Un terremoto che procurò 101 vittime, avvenne ad agosto e avvenne, forse, era alle 13 circa, i maschi erano tutti con il bestiame e le vittime furono donne e bambini, e questo fu l'immagine del terremoto. Ma adesso andiamo avanti su questo, poi ritorneremo su 1908 Messina. Sullo stretto ci fu anche, questo è Sebastiano Franzia, al quale devo ringraziamenti perché mi ha prestato queste sue immagini della tesi. Questo fu l'epicentro, si parla di Messina, ma era Messina, si parla dello stretto di Messina, perché poi distrusse anche Reggio Calabria. Sono andato a Reggio, mi hanno fatto vedere il punto in cui le barche erano arrivate per colpa di questo tsunami che invase le due sponde, no? Ecco, perché ci fu in questo punto, si pensa, una frana marina che creò quest'onda, e quindi insieme al terremoto arrivò anche l'onda. 100.000 morti, 7 punto. Ecco, però qui vediamo anche l'immagine, ma vediamo le macerie lavate, perché c'è passato, veramente la parte fina è stata portata via, vedete?
Però io mi accorgo che l'immagine del terremoto disfattivo è uguale, è identica a prima, è identica a sempre. Non ci sono immagini di muri ribaltati, o un disgregamento, o un franamento verticale, o uno sfarinamento della struttura, o la mancanza di identità delle strutture originarie, se non dai lacerti che rimangono, che sono questi che vediamo. Scopie. Questo è nel 63, c'era Tito e c'erano poche immagini da vedere, ma insomma ci accorgiamo che le cose sono identiche. Belice 68, guardate, il Belice, stesse identiche immagini di Amatrice, di Arquata, di Cumuli, di Castelluccio, identiche, senza... Ma allora, questa meccanica classica funziona? E quando? E fino a quando funziona questa meccanica classica? E adesso qui ho messo Irpinia nell'80, questo pure fu un terremoto da 7 circa Richter, e queste sono le immagini disfattive. Guardate, ho messo l'immagine di Arquata, del Tronto, vicino all'immagine, sembra la stessa. Se non avessi detto che non era una a colori e l'altra bianca e nera, avrei detto che le condizioni erano praticamente identiche. Quindi i terremoti sono sempre gli stessi, non c'è niente da dire. Ancora continuo, l'Aquila 2009, questa è Onna, da sopra si vede che, il disfacimento è totale, e questo è uguale. Questo è il palazzo del governo, dove passò Obama e tutti i nostri politici, e ancora sta così, e quindi ancora questo è. Allora, la domanda che ci si fa, ma questo è il muro per esempio di Norcia, 5 metri di spessore, ha subito diversi sismi nel passato, quindi parliamo fatto vedere, no? Norcia nel 1859, poi c'è avuto tutti gli altri, nel 79 la Valnerina, nel 97 Umbria Marche, e poi tutti quelli che c'è sempre. C'è una faglia attiva, no? È sismogenetica proprio sotto, passa sotto il centro storico. Bene, questo è un muro di 5 metri di spessore. Sì, si dice, è costruito a sacco, non vuol dire niente. Non vuol dire niente, perché questo muro, che non è stato ribaltato perché aveva la spinta dietro del terreno, che eccola qui, a questa altezza, non è vero. È franato, si è disgregato, è sciolto. Questo santo, che dovrebbe essere un Sant'Antonio, questa è una chiesa, e quindi è franato una parte di corte e si vede la parte dietro del santo, perché non è all'interno della chiesa. Quindi una cosa, eccetera. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa, e poi adesso guardiamo un attimo una cosa che non si vede mai, perché abbiamo lavorato, il mio studio mi vituperano tutti i momenti, perché ho fatti lavorare da morire. Questo è l'immagine dell'accelerogramma, quello che abbiamo visto tutto graffiato, no? Rosso. Ecco, ho dilatato l'asse del tempo e poi l'ho fatto sviluppare. Questa è l'immagine dell'accelerogramma, ma ve lo faccio vedere meglio da vicino. È questo. Guardate che bellissima sinusoide, insomma, no? Bene, questa è l'immagine, ma la cosa interessante è che questa è la componente orizzontale, è la arancione, la componente verticale è la blu. E vedete che non sono in sincrono, cioè c'è il terremoto che fa così e fa così, e non sono in sincrono. E la cosa particolare è che ho delle punte della componente verticale che non viene presa neanche in considerazione, se non in casi rarissimi di terreno assolutamente sfavorevole, nella normativa. Noi abbiamo punte da 0,8 G, cioè quasi l'accelerazione di gravità, e non viene presa in considerazione. Allora che cosa è avvenuto? E che cosa avviene? Avviene che abbiamo uno spostamento orizzontale e contemporaneamente sbagliato, verticale, perché come vedete le due cose non sono in sincrono, quindi nel momento in cui siamo magari in elevazione arriva lo scuotimento orizzontale, è uno shaker, è assolutamente uno shakeraggio. E questa è l'immagine di uno shaker. Perché? Perché c'è questa sorta di
come dire, di azione scombinata, perché poi la decodifichiamo come ortogonale, in realtà poi non è inclinata, ce ne sono di tutti i colori, quindi avviene anche in maniera inclinata, no? Non è così semplice, eccetera. Ma allora vorrei arrivare a vedere invece un'altra cosa. A un certo punto, entrando, cosa bella è questa, entrando si disse all'inizio, l'ingegneria e l'imprenditoria e la cattiva amministrazione, ecco qui c'è il malaffare, la scuola di Amatrice è crollata, non morì nessuno, in realtà fu un punto di riferimento creato ad hoc per distogliere i media, eccetera. Ma insomma questo è quanto. Oppure si disse anche sta fallendo, ha fallito l'ingegneria del calcestruzzo armato, Roma, 30 morti. In realtà era una struttura degli anni 50, sotto avevano svuotato completamente tutto, erano rimasti i pilastri con questo grande peso sopra, in realtà si sono rotti i pilastri, è caduta verticalmente, ma non volevo dire questo. A Norcia, il 24 di agosto, le persone escono da casa, non avevano nessun tipo di danno, mentre la matrice era distrutta, 299 morti. E escono in maniera conviviale, impauriti, ma danni zero. E guardate, e questi sono i pochi calcinacci, rientrano in casa. Questo è l'Arco di Augusto, porta romana, che poi io ho consolidato, magari ne parleremo oggi, il nostro incontro successivo, e va bene. Questi sono quelli che avete visto, i diaframmi, eccetera. Questo è una cosa, questo l'avete visto. Però la cosa particolare è che queste immagini sono dopo il 7° terremoto, dopo quello da 6 e 5. Sì, ci sono stati danni all'interno, sono stati qualificati dei danni, ma questo è ancora in corso. E avete visto che differenza c'è tra il corso di Amatrice e quello di Norcia? E questo è sano, questa è Amatrice, questa è Norcia. Ma allora una cosa bella da architetti è questa, che nel 1859 ci fu questo grande terremoto. Io lo studiai per caso, perché la sovrintendenza archivistica di Perugia compiva 70 anni e voleva fare un evento come questo di oggi. E io studiai questo terremoto perché loro lo individuarono come un elemento, come dire, anche archivisticamente interessante, perché il terremoto avvenne nel 1859 e la ricostruzione dopo il 1860. Quindi lo Stato Pontificio, Papa Mastai Ferretti e poi dopo il governo Sabaudo. E fu interessante perché c'era corrispondenza, passaggio di consegne, tutta una serie di cose. Terremoto che però fu curato in una certa maniera. Allora, nell'entrare a Norcia e vedendo Norcia assolutamente così sana, poi vado dentro e mi accorgo che neanche le vetrine sono rotte, sembra che stiano aspettando l'apertura del pomeriggio. Però mi accorgo che vado lì e mi accorgo che questo muro è largo 70 centimetri. Allora qualcosa è cambiato. 70 centimetri non è così. In un edificio che, come vedete, adesso li vedete qui, è così, è alto 2 piani. 70 centimetri alla base. Bene, che cosa è avvenuto? Una cosa simpatica è che questo edificio è l'unico crollato, per fortuna non c'era nessuno, lungo il corso, perché era stato ritenuto sano nei terremoti del 1979 e del 1997. E quindi, come vedete, c'è una memoria, c'è un accumulo del danno che noi non andiamo a considerare. Ma allora, il terremoto, poi, questa è Norcia, è un qualcosa, come vedete questi sono tutti epicentri, ipocentri, come volete, è un qualcosa che viene a 360 gradi. Una volta investe l'edificio in maniera ortogonale al lato più lungo, ortogonale al lato più corto, lungo la diagonale, cioè non è un qualcosa di prevedibile come invece nella normativa facciamo. Ma allora perché questa cosa è stata salvata, oltre al discorso degli interventi di consolidamento? Perché arriva questo personaggio che era accreditato. Questo si chiama Luigi Poletti, un modenese, un ingegnere e architetto, o architetto e ingegnere, accreditato presso la Santa Sede dal 1840, circa 38, e questo tizio viene incaricato
Questo tizio, sono stato a Modena più volte a fare seminari, c'è una bella via, tutti hanno dimenticato chi fosse, ma questo non dice niente. Questo tizio viene incaricato da Mastai Ferretti, dal Papa, di andare e curare la ricostruzione, quindi fare un regolamento nuovo. E allora che cosa aveva fatto questo a Roma, per esempio? A Roma la Basilica di San Paolo del Mura aveva ricostruito il Pronao, che era stato distrutto da un incendio, a Piazza Mignanelli la colonna della Madonnina, anche questa è opera sua. Per esempio a Rimini aveva rifatto, sempre per motivi appunto generati dall'incendio, il fronte del teatro. Però aveva preso grande esperienza nel restauro, nel rifacimento, sempre a Roma, il restauro e consolidamento delle mura aureliane, che oltretutto è in stile, un po' azzardato nelle ipotesi, però è in stile, è fatto bene. Qui aveva preso esperienza sul consolidamento, ma andiamo veloci, queste le mura aureliane, eccetera. Io lo incontro, vi assicuro, non in seduta spiritica, perché sennò sembra... No, lo incontro perché a Todi, dove c'è questa Santa Maria, il Tempio di Santa Maria della Consolazione, che ha subito un ribaltamento, poi oggi magari ne parliamo, oggi di 24 centimetri, perché la base frontale verso valle cede. Lo sapevano che cedeva quando lo costruivano. Questa invece è su un terreno solido, e quindi a metà si apre come fosse, non so, un uovo, e questa parte cede, e quindi dal momento in cui fu costruita, 1500, 1600, 100 anni di costruzione, comincia ad avere dei problemi fondali. E allora lui fu chiamato nel 1849 e questo è un suo disegno molto bello, e fa una sezione geologica assolutamente rispondente. Come avrà fatto non lo so, non c'erano prospezioni, no, geognostiche, e vabbè, questa è la metà, come vedete è la metà, e questo è il terreno alterato. Questo è un conglomerato di matrice argillosa bellissimo, molto compatto, molto consolidato. Questa è la parte corticale un po' degradata, e questa invece è quella antropica frontale, quindi una parte del nostro tempio è proprio fondata sulla parte antropica. Allora lui inventa questo muro che ha contribuito, ed è lì, ha contribuito a salvare. Ma insomma, andiamo veloci. Ma insomma, lui che fa? Lui fa un regolamento bellissimo, leggetelo, andate a cercare. Fa un regolamento che dice, allora attenzione, da oggi in poi lui attinge un po' alla normativa napoletana, normativa dell'Italia del Sud, però in realtà è molto più ordinata, e dice attenzione, per ricostruire oggi ci vuole un progetto, e il progetto deve essere un progetto che dovrà essere presentato ad una commissione, come cominciano le regole. La commissione deve essere composta da un presidente che sceglie un ingegnere e un architetto che valuterà il progetto e seguirà l'opera, e poi va avanti in questa parte burocratica dicendo l'opera verrà seguita, le regole che dovete rispettare sono quelle che seguiranno, e nello stesso tempo attenzione che chi non seguirà queste regole subirà purtroppo la demolizione dell'immobile e il pagamento pecuniario o il carcere nel caso non ci sia solvenza. Ecco, e allora lui che fa? Lui dice attenzione, cominciamo a dire l'altezza degli edifici non deve essere più di 8,5 metri sotto la gronda. Le strade non devono essere strette perché devono permettere il ribaltamento e il crollo e quindi il salvataggio delle persone. Quindi 8,5 metri d'altezza. E poi vado veloce, questo è interessante. Dove ho imparato? Insomma. Poi non sono state seguite nel tempo queste indicazioni, non a Norcia ma da altre parti, ovunque. Lui dice, attenzione, io non voglio più vedere spinte delle travi del tetto sulle murature laterali, non la voglio più vedere. Voi dovete fare dei sistemi chiusi e le orditure secondarie devono essere trasversali alla pendenza.
E quindi che cosa vuol dire? Che non creino sollecitazioni immediate. Nel momento in cui c'è il sisma, il tetto continua a spingere sui muri e quindi li ribalta. Crea un supplemento di sollecitazione, di flessione. E allora dice, beh, come si fa? Si fanno queste capriate e poi si mettono le orditure trasversali alla pendenza e quindi le sollecitazioni ritornano, siccome i sistemi di capriate sono sistemi staticamente chiusi, ritornano verticali. E quindi perlomeno questo lo togliamo. Interessante, questi sono tetti che lui chiamava baraccati, cioè a capanna, a baracca, che sono diversi dai tetti a padiglione, che sono quelli che hanno i colmi, i 4 colmi che spingono proprio sui vertici della pianta, rettangolare o quadrata, eccetera. Allora poi dice, e poi ve la dico veloce perché sennò la facciamo lunga, poi mi dite quando devo smettere. Quanto manca? Benissimo. In 10 minuti faremo grandi cose. Allora, ve la dico veloce, ma è simpatico perché escono fuori delle cose che a noi sembrano tanto semplici e, come dire, naturali da assimilare, anche da adottare e da praticare, da mettere in opera. Però in realtà poi nella storia non è stato così. I muri le murature devono essere minimo 60 centimetri. Ecco che comincio a sentire i 70 che ho misurato. Minimo 60 centimetri. La cosa bella è che se sono in prossimità di un ciglio, devono aumentare con una scarpa di circa il 20%. Quindi andiamo a finire a 80-90 centimetri. Le fondamenta, le fondazioni, i contatti tra terreno e struttura devono essere orizzontali. Una volta si riempivano di materiali, no, devono essere orizzontali, cioè le sollecitazioni devono arrivare al terreno in maniera... E poi scava e vai a trovare un terreno che non sia antropicamente riportato. Trova un terreno solido, come diceva Leon Battista Alberti nella sua l'edificatorio. Dice, le fondazioni, nessuno sapeva niente, la geotecnica nasce poi nel Novecento, eccetera, dice scava, trova il duro e che Dio ti assista, nel senso proprio non si sapeva che cosa fare. Ecco, questo era il modo di fare. I materiali devono essere spugnosi, lapidei, devono essere non tondi, nell'impianto abruzzese invece sono abbastanza tondi, non si sa perché siano stati, ne parlavamo con la professoressa Cardani, che ringrazio, è qui e che veramente è stata l'organizzatrice di tutto, quando il professor Campioli diceva è difficile organizzare questo, faccio un inciso, me lo permetto, organizzare questi convegni, questi eventi, ecco, la professoressa Cardani è l'organizzatrice di tutto. E insomma, ne parlavamo oggi, diciamo, ma all'Aquila ci sono questi elementi tondi, non dovevano essere tondi, la malta doveva essere, la calce doveva essere spenta, tutta una serie di cose, però continuava e diceva, guardate che gli edifici, i prospetti non possono essere disordinati, e intanto infatti li troviamo tutti ordinati, le aperture devono essere, aperture finestre, aperture porte a livello terreno, deve essere assolutamente in linea verticale. Perché? Perché debbano rimanere dei setti tra le murature assolutamente efficaci, perché se mettiamo un sistema disordinato geometricamente i setti non esistono più, le tensioni vanno e fanno una sorta di slalom prima di arrivare a terra o da terra su, e quindi non ci sono elementi di resistenza orizzontale. Ma la cosa interessante è che va vista anche oggi, è che le murature dovevano nascere e crescere, come diceva Mario Ridolfi, il mio maestro, dovevano nascere e crescere in maniera, uniforme. Anche le murature interne, quelle di spina, non potevano essere aggiunte. Non esistevano i tramezzi, murature. Non potevano essere aggiunte, ma tutte dovevano crescere come fosse una sorta di liquido. Dovevano crescere perché ci fosse una tessitura muraria. Poi c'erano dei ricorsi di mattoni che facevano da staffatura all'interno, che ci fosse una sorta di tessitura nel momento in cui si cresce, si edifica la cosa. Questo è stato il motivo per cui il nostro Norcia ha vissuto e continua a vivere, ha retto tutti questi terremoti. Poi arrivò
il terremoto del 79, Valnerina del 97, ma in particolare quello del 79. E lì hanno cominciato a fare delle cose che adesso poi nel tempo sono state vitupirate e che assolutamente devono essere recuperate. Hanno cominciato a pensare di rigenerare le murature, perché, cosa che non molti ancora hanno appreso, quelle che capitolano sono gli elementi verticali, cioè i muri portanti, che si sgretolano per fatica e per accumulano del danno, e questo lo vediamo anche negli edifici non monumentali, c'è un problema, adesso li vediamo. Vanno rigenerate, assolutamente. Se vogliamo che al successivo terremoto non collassino, devono essere rigenerate. E allora vado avanti così velocemente, vediamo un po' se riesco a trovare una fine che sia abbastanza gloriosa. Ecco, guardate, ma insomma, allora, dove siamo? Ecco, questa qui ha fatto il giro del mondo, lo sappiamo, esiste qui. Riflessioni, edifici monumentali, riflessioni. Ah no, vi voglio fare anche un altro filmato simpatico, che è questo. Guardate qui, queste sono prove di murature ricostituite simili a quelle che avete visto crollate, ricostituite. È come se a un certo punto ricostruissi una muratura con quelle stesse caratteristiche, la mettessi su un banco, la sottoponessi ad un terremoto che è quello copiato da quelli che ci sono stati e cominciassi a scuoterla. Ecco, io ho inserito uno stop di 1,5 secondi che poi andremo a ricercare. È questa. Questa è una muratura. Voi guardate che cosa avviene in questa muratura, comincia a vibrare, lo vedete, a un certo punto stop. E poi questo è quanto avviene realmente in un terremoto di quell'intensità di cui si era parlato, distruttivo, quelli che conosciamo e che non vengono studiati, diciamoci la verità. Adesso ritorno indietro, arrivo allo stop. No, ve lo faccio rivedere, dai. Pezzettino. No, perché così uno lì era troppo veloce, no? Ecco. Vedete? Allora, se io riprendo questo, lo riporto allo stop, io mi accorgo che nel punto di stop vedo solo una lesione verticale. Però il danno è già avvenuto. All'interno della muratura c'è stata la disgregazione data da quel problema del filo spinato, del filo di acciaio, che viene suscitato. Sì, all'interno la muratura non è più la stessa, dopo quella serie di susciti orizzontali. Qui poi oltretutto sono solo quelli orizzontali, bellissimo. Quelli verticali non ci sono, ma non è facile produrli in laboratorio, quelli verticali. Allora, ritorno allo stop. Questa lesione, eccola, questa lesione è quella che ci farebbe dire che questo edificio, se andassimo a fare noi la valutazione del danno, è un edificio sano. È una lesione che non mi... Siccome valutiamo tutto in termini di lesioni, questo è un edificio sano. Ecco, guardate la lesione, dalla lesione in poi che cosa avviene. Ecco, quindi le nostre valutazioni sono da fare in maniera diversa, tenuto conto quello che già avevo detto all'inizio, purtroppo del fatto che poi i terremoti si continuano, susseguono e lasciano il segno. Ecco, questo è quanto vediamo. Allora, un'altra cosa che volevo farvi vedere è questa. Ma se noi andiamo... Ecco, no, non è questa. Mannaggia. Ecco, questa qui, guardate. Questa è un'immagine di una città qualunque dell'Italia centrale, ma poi anche qui, in queste zone, è la stessa identica cosa. Bene, questa è un'immagine. Ora, ricordate il corso di Amatrice, no? Ecco, qui vedo cicatrici ancora maggiori. Qui c'è una gibbosità frontale che è stata sorretta da tutta questa... Qui c'è
ci sono tetti abbastanza vallati, se scendo siamo in condizioni peggiori. Queste sono le condizioni della nostra Italia, ma la cosa particolare è che se andiamo dentro un centro storico, e ormai, come dicevo prima ai colleghi universitari, tutto è visibile perché si è scelto di togliere gli intonaci. Ecco, noi vediamo questi edifici. Allora, se vado ad analizzare le cosiddette cicatrici, so che state facendo un corso proprio a riguardo, e mi accorgo che, per esempio, questa parte sopra è sopraelevata. Si vede, è una tessitura muraria diversa, però guarda un po', già ci sono i tiranti e va bene. Questo è un reintegro murario, qui a parte che ci sono aperture, chiusure, c'è di tutto. Questa è una tessitura diversa, ma poi la cosa bella è che qui sotto c'è proprio qualcosa che è classico, è uno sperone con un'inclinazione, perché c'era questo edificio che purtroppo aveva la propensione a crollare sul fronte, proprio per motivi di gibbosità nella parte intermedia, quindi hanno fatto uno sperone vero e proprio. Quest'altra, qui ve ne faccio vedere una che è classica, qui siamo a Perugia, e quest'altra è bellissima, qui c'erano... Questo è del 1250, qui c'erano delle aperture, una grande sala con delle finestre, forse delle bellissime Madonne che si affacciavano sotto, e c'era la chiesa di San Lorenzo davanti, poi il Palazzo dei Priori. Beh, io qui vedo due edifici diversi, quindi vedo la parte superiore che è stata ricostruita nel momento in cui era ricostruita la parte di sinistra. E poi che cosa vedo? Vedo che il piano di calpestio era questo, quello originario, quello attuale è questo, quindi all'interno è stato svuotato. Voi capite che le trasformazioni sono state tante, ma ci sono, questa qui è di nuovo, no? È uno sperone perché c'era il problema di questa propensione allo spanciamento frontale. È uno sperone con una muratura intensa di laterizio, importante, fondata, eccetera. Quindi vediamo che le trasformazioni sono state tante, ma le cicatrici sono tante, quindi i terremoti. Non pensiamo, e questo è un messaggio che mando sempre anche all'interno del Comitato Tecnico Scientifico ai colleghi del MIBACT che sono all'interno, non pensiamo che gli edifici e i templi siano stati tutti abbattuti dai barbari, sono stati abbattuti dai terremoti. E adesso andiamo a vedere l'ultima cosa, e poi ho finito. Andiamo a vedere riflessioni. Beh, dopo aver detto quello che ci siamo detti, come vogliamo in qualche maniera intervenire per difendere questo patrimonio, sapendo che dobbiamo assolutamente lasciare gli schemi e non possiamo pensare che una lesione possa essere. Sapete, questa è la Basilica di San Benedetto. Il giorno 24 aveva subito un piccolo danno sull'arco trionfale, il 24 agosto, poi il terremoto forte al nord è venuto il 30, quello successivo da 6 e 5, il 30 di ottobre, però ne è venuto un altro il 26 da 5 e qualcosa, e poi quindi il 30 è caduto. Allora noi che cosa siamo abituati a fare? A dire, ne ha presi 3, al terzo è venuto giù per forza, senza pensare che non è così automatico, che se è venuto giù per forza al terzo vuol dire che ha accumulato una memoria di quello che è avvenuto prima. Sì, ma l'aveva sconquassato prima, non è così. Era che all'interno della sua impianto murario aveva un disgregamento, una disgregazione assolutamente in atto. E queste sono le immagini, quindi ci vuole una riflessione. Questo era l'interno prima della Basilica di San Benedetto. Vi ho fatto vedere che era tutta lesionata nel 1859, quindi è stata rimessa in piedi, la parete frontale è stata anche ricostruita. Il campanile, questo campanile, adesso è traslato. Nel 1859 è rimasto in piedi, ma è traslato perché? Perché c'è stata questa componente verticale e orizzontale che hanno agito in maniera asincrona, e quindi c'è stato un momento in cui il campanile ha ricevuto una sollecitazione orizzontale dal sisma ed era praticamente sollevato e quindi privo di
privo o depauperato di peso. Quindi è traslato, ormai c'è 40 cm di datazione, questo invece non si è mosso, che era quello che era stato invece offeso nel 1850. Questo era l'interno, questo è l'attuale. E allora che si fa? Si dice, ah cavolo, c'è il campanile, scusate l'intercalare, c'è il campanile che ha influenzato tutto. Ma che vuol dire questo? Il campanile ha influenzato tutto. Il campanile c'era, non è che può influenzare. Non lo possiamo dimenticare come fosse un qualcosa di un'intromissione negativa. Il campanile c'è sempre stato, ma se ci sono i campanili, dobbiamo pensare che questo può avvenire e che non è vero che il campanile abbia influenzato tutto. È vero che quello che trova a terra è qualcosa di informe. È vero che quello che trova a terra è qualcosa di ormai sgretolato, di franato, finito, dovuto alle vibrazioni. E quindi non ci andiamo a fare tante storie. Questo è stato tutto ricostruito di calcestruzzo armato praticamente, e il resto è venuto giù. Lo vedete com'era? Lo vedete com'era? Bello? No? Non c'erano manco spinte, pensate. Queste erano tutte capriate, erano tutte azioni verticali. Quindi il tetto pesa, chiaramente, ma è ovvio che tutti gli edifici monumentali sono i più vulnerabili, non hanno superfici interne di controspinta, di spina, non c'è tessitura che collabora alla deformazione, quindi sono pareti che rimangono a vela così. Oltretutto ci sono all'interno delle pareti anche gli altari, e quindi rimangono i pilastri, e quindi rimangono loro a resistere. Però queste sono le meccaniche. Il resto, che vorrei dire, speriamo che si esca fuori da questo concetto della meccanica. E questo era prima il campanile, e questo è adesso. Qui c'è un taglio, questo andrà smontato sicuramente, qui c'è un taglio, vedete, tutta la frattura è proprio in questo punto, è tutto come tutte le celle campanarie che passano da una sezione compatta a una sezione a 4 pilastri. È chiaro che subiscono poi le deformazioni. Questa è quella che ho messo in sicurezza io, lo vediamo oggi poi magari, le tecniche per mettere in sicurezza. Questo è l'auditorium, prima chiesa di San Francesco, è un romanico del 1300, poi trasformato, ma comunque c'è molto ancora di romanico. Questo è il rosone bellissimo, e questo è il dopo. Però la cosa interessante, vi faccio vedere il dopo il rosone, vi farò vedere come l'ho fermato. Questa veletta viene giù, quest'altra viene giù, è rotta, e il rosone si è tutto... e però guardate all'interno, ecco l'interno, capriate, ancora capriate che poggiavano sui 2 punti, sui muri alti, sulle mura, ma la cosa particolare è che le capriate stavano così, qui, questa è la capriata. Ecco, e questo muro che sta qua sotto, che è spesso 2 metri, in realtà non è stato influenzato dalla capriata, è spesso 2 metri. A terra ritroviamo tutte le cose. C'ha una pendenza questa che è di 45 gradi, quindi c'è stato proprio uno slittamento. E quel muro non è stato il peso della capriata, è stato il fatto che il muro è assolutamente ormai disgregato. Questo ve l'ho fatto vedere e va bene. Una cosa che vorrei far vedere è questa, poi termino, veramente l'ho fatta lunga, ringrazio per chi mi ha atteso. Faccio vedere una cosa, questa qui. Allora, che cosa ho fatto? Ho cercato di fare con i miei allievi, colleghi, insomma ci siamo messi lì, abbiamo visto che questo era l'acerogramma dilatato, no? Nel tempo. E allora ho detto, ma sentite ragazzi, ma perché non cominciamo a contare, lo sto pubblicando adesso, perché non cominciamo a contare gli impulsi? Perché non dividiamo gli impulsi da 0,05 a 0,20 G, 0,20, 0,30, 0,30 e vediamo qual è la voce del terremoto. E questi sono il conteggio dei miei poveri allievi, e la cosa importante è proprio questa, che quello che è uscito fuori, questo è il conteggio, i pallini, tanto di questo, tanto di quello. L'importante è questa, per esempio questo è il terremoto, guardiamo un terremoto, questo, che è quello di Norcia del 30, quello forte da 6,5. Allora,
La cosa che viene dimenticata, in particolare dall'Accademia, ma da noi tutti, anche professionisti, eccetera, e viene dimenticato che è questo, che se io riporto in ordinate il numero di impulsi e qui riporto le accelerazioni in percentuale, in ascisse, in percentuale di G, di accelerazioni di gravità, io mi accorgo di una cosa, che faccio un conteggio dal mio accelerogramma. Voi lo sapete, e non si sapeva, che da 0,05 a 0 ci sono stati 75 impulsi orizzontali e 84 verticali. E vado da 0,2, 51 volte da 0,2, ma quando vado giù 0,4, pensate che la nostra normativa sta a 0,3 G, circa 0,33, un terzo circa. Beh, da 0,4 già oltre ce ne sono state 7, ma da 0,5 ce ne sono state 7, da 0,6 ce ne sono state 2, quasi un'accelerazione di gravità. Ma la cosa bella è che ci sono anche quelle verticali che hanno la stessa intensità. Quindi noi siamo ben oltre, contiamo gli impulsi, ma la cosa bella ancora è che questo riportato in un diagramma porta una sorta di curva, e che questa curva non è solo la sua, ma è anche quella dell'Emilia, ma è anche quella dell'Aquila, ma è anche quella del Molise, e poi vado indietro, è anche quella Umbria-Marche, cioè c'è una rappresentazione di sé. Questo lo pubblicherò, e questo è un momento in cui speriamo che qualcuno evolva quello che io ho pensato. Io vi ringrazio, siete stati molto attenti, grazie per tutto. Io ringrazio tantissimo l'ingegnere architetto Massimo Mariani per la bellissima presentazione, estremamente ricca, che ci ha mostrato la complessità ma anche la drammaticità del problema su cui stiamo riflettendo oggi. Direi che c'è velocemente tempo per una o due domande. Ah sì, bene. Anche curiosità. Sì. Era solo un chiarimento. Nella sequenza dove c'era il momento in cui fermava la casa vibrante, lei continuava a vibrare, non è che è stata fermata? No, ho fermato solo il video. Solo il video? Sì, cioè sì, non è sì. che No. c'è stato uno stop? No, il video portava il fenomeno, cioè la prova per intero. E poi ho detto ai miei, senti, fermiamola un pochino all'inizio del danno, vediamo quanto c'è dall'inizio del danno al crollo. E quindi ho detto stop, i miei sono bravi nel manipolare le cose, e quindi hanno fermato il video, hanno messo stop 1 secondo e mezzo, e poi io ci ritorno sopra e faccio vedere che praticamente è conseguenziale il danno al crollo. Insomma, il primo danno, non si può dire che il danno lieve è un danno che possa permettere di proseguire chissà quanto nel terremoto. Certo. Dal danno lieve manca poco. È la pericolosità dei sistemi fragili. Dei sistemi fragili che hanno nel tempo anche accumulato questa memoria di ciò che è avvenuto. Prego.